Buongiorno amici, bentornati, benvenuti alla terza delle nostre video lezioni che riguardano la storia dell'Ucraina. Se vi ricordate, al termine della video lezione precedente abbiamo parlato dell'invasione dei mongoli all'interno della pianura russa e delle distruzioni che i mongoli portano. Kiev viene completamente distrutta, rasa al suolo dai mongoli di Batu Khan, ma anche altre città, altri principati russi che si erano autonomizzati da Kiev. Una vera catastrofe per la Rus. Andiamo avanti, l'invasione dei mongoli apre la strada all'ascesa della Lituania, molto importante. Sotto il principe lituano Mindaugas, che regna dal 1235 al 1260, i lituani per la prima volta escono dalla foresta, escono dal loro stato di anarchia primitiva e si trasformano in una potenza organizzata. Mindaugas occupa vaste zone di territorio russo, quindi la Lituania si espande ai danni dei principati russi. Mindaugas occupa per esempio Vilna, Minsk e Grodno, che io ho già citato nella lezione scorsa, ma non solo. In Galizia noi troviamo Danilo di Galizia, lo vedremo più tardi, che riesce a restare immune dalle scorrerie dei lituani, ma in realtà le aggressioni dei lituani sono devastanti, toccano anche Rus di Novgorod, Kiev, Mosca. L'unico principato russo centrale che resiste ai lituani è quello di Smolensk, che io ho citato, ho fatto vedere anche sulla cartina nella scorsa lezione. Smolensk che però era in completo declino. Questi fatti sono importanti perché sono all'origine della conquista da parte della Lituania di buona parte dell'attuale Ucraina. Oltre alla Lituania e alla Galizia, le uniche entità politiche che restarono vitali nella seconda metà del XIII secolo, dopo l'invasione dei mongoli, erano il Principato di Vladimir a nord e quello di Novgorod a est. La distruzione di Kiev da parte dei mongoli rappresenta la vera fine della prevalenza di Kiev. L'unità del Principato di Kiev, che in realtà, vi ricordate, già era stato messo in discussione in precedenza, si dissolve. D'ora in poi le diverse parti della Rus si sarebbero sviluppate secondo linee autonome, dando luogo anche a popoli che possono essere considerati sin dal XIII secolo, sin dalla seconda metà del 200, popoli autonomi, popoli diversi tra loro. Tre popoli: i cosiddetti grandi russi, cioè le popolazioni del nord-est, nei territori controllati da Vladimir e più tardi da Mosca. Ricordate quello che nella precedente video lezione abbiamo chiamato anche il Principato di Suzdal, e anche il territorio di Novgorod. Questi, ecco, i grandi russi costituiranno la futura Moscovia, e noi parleremo di queste località nelle lezioni dedicate alla Russia, cioè alla Moscovia, che è quella che qualche secolo dopo inizierà a chiamarsi Russia. Siccome in queste lezioni noi parliamo dell'Ucraina e del popolo ucraino, è chiaro che abbiamo parlato insomma di questi principati del nord all'inizio in maniera piuttosto comunque ridotta, ma questi principati come appunto Vladimir e Novgorod, dal mio punto di vista e non solo dal mio punto di vista, appartengono alla storia della Russia, non alla storia dell'Ucraina, perché da questo momento in poi sicuramente la storia della Russia procede per secoli e secoli separatamente rispetto alla storia dell'Ucraina. Poi il secondo popolo che si delinea è quello dei russi bianchi o bielorussi, i quali vengono ben presto conquistati dallo Stato lituano, come vedremo. Vengono anche chiamati i bielorussi ruteni bianchi. E poi ovviamente la terza popolazione che si differenzia sono appunto i moderni ucraini.
che sono costituiti dai principati Rus che appunto costituiscono l'attuale Ucraina. L'Ucraina viene anche chiamata Piccola Russia, Malorus. Si tratta di quali popoli, di quali territori? Dei popoli della Galizia, della Volinia e degli altri territori del sud-ovest. Per il momento noi continuiamo a parlare solo di questi, cioè ovviamente dei territori che oggi sono Ucraina. Questi territori che oggi noi chiamiamo Ucraina vengono anche chiamati ruteni, d'accordo? Anche se il termine ruteno è piuttosto ingannevole, perché molti chiamano ruteni non tutti i territori dell'Ucraina, o almeno tutti i territori dell'Ucraina occidentale, ma soltanto la Galizia e la Volinia, cioè quei territori che finiranno prima in Polonia e poi in Austria. Comunque è importante sottolineare che se nel 200, nella seconda metà del 200, nel XIII secolo, già si differenziano tra loro grandi russi, russi bianchi e ucraini, a partire dal secolo successivo, dal 300 del XIV secolo, si approfondiscono le differenze linguistiche tra questi tre gruppi. Quindi molto presto, nel corso del 300, questi tre popoli, che vanno considerati senz'altro come popoli differenti tra loro, assumono anche una lingua che è differente per ognuno di questi tre popoli. Quindi la maggior parte della Russia, come abbiamo detto nella lezione precedente, è assoggettata all'Orda d'Oro, allo stato mongolo tataro, il Khanato dell'Orda d'Oro. Vi ricordate, l'abbiamo detto la scorsa lezione, fondato con capitale Sarai dallo stesso conquistatore, lo stesso devastatore della Russia, Batu Khan. E quindi questa sottomissione da parte dei Rus ai tatari, al Khanato tataro dell'Orda d'Oro. Vi ricordo che i tatari non sono altro che i mongoli nel momento in cui i mongoli si mischiano con i turchi, allora iniziano a essere chiamati tatari. E questa sottomissione della Rus ai tatari viene conosciuta come giogo tataro, cioè tatarskoe igo. Tatarskoe igo vuol dire giogo tataro, sottomissione ai tatari. Il giogo, la sottomissione, era lieve in Galizia oppure a Novgorod, ma la maggior parte dei principati Rus, spopolati dalle devastanti invasioni dei mongoli, erano diventati vassalli del Khanato dell'Orda d'Oro e la loro economia era regredita e molti territori erano diventati terra di pascolo per i nomadi. Come abbiamo detto, la Galizia viene trattata con rispetto dai tatari, anche se il suo principe Danilo di Galizia, che regna dal 1235 al 1265, che in alcuni testi viene chiamato anche Daniele, però la forma più comune in realtà è Danilo, anche in ucraino si chiama così. Danilo di Galizia, anche lui deve riconoscere la supremazia tatara. Che cosa succede? Danilo di Galizia vuole liberarsi dai tatari e che cosa pensa? Pensa di potersi liberare dai tatari con l'aiuto dei latini, degli occidentali e dei cattolici. A questo scopo Danilo riconosce la supremazia del Papa, pensate, si fa cattolico e viene incoronato nel 1253 re di Galizia e di Vladimiria. Vladimiria è il termine italiano, ricordate, per Vladimir, oppure in ucraino Volodemir. Volodemir era la capitale della Volinia e quindi addirittura il Papa si chiama Innocenzo IV, lo incorona, lo riconosce re di Galizia e di Volinia o di Vladimiria. Tuttavia Papa Innocenzo IV non riesce a mantenere le promesse con Danilo, non riesce
come aveva detto, come aveva sperato, a mobilitare polacchi e ungheresi contro i tatari pagani. Così Danilo rimane deluso fortemente dai latini, rinnega la sua obbedienza a Roma e ritorna al cristianesimo orientale. La relativa indipendenza lasciatagli dai tatari permette a Danilo di combattere contro i lituani, e Danilo è molto forte. Danilo sconfigge più volte i lituani e comunque riesce a tenerli a bada. Il regno di Danilo rappresenta l'epoca d'oro della Galizia. Egli costruisce chiese, fonda città, favorisce il commercio e l'industria, e la Galizia era culturalmente evoluta anche grazie ai suoi rapporti con i paesi occidentali. Molti non sanno che sia esistita una Galizia semi-indipendente e prospera nel XIII secolo. Danilo invitò a corte esperti e professionisti tedeschi e aprì all'immigrazione tedesca, oltre che all'immigrazione armena ed ebrea. Dopo la morte di Danilo, nel 1265, la Galizia si divide tra diversi principi. Nel 1282 la Galizia viene invasa dai tatari comandati da Tulubuga Khan. Devasta la Galizia nel 1282. Questi tatari erano diretti in Polonia, ma trovando la Galizia sulla strada la devastano. La Galizia viene completamente distrutta. Questa invasione verosimilmente dal punto di vista della Galizia è più distruttiva, fu più distruttiva di quella precedente di Batu e segna il declino inarrestabile della Galizia, degradata a territorio di pascolo per i nomadi. La situazione era grave a tal punto da non lasciarci nessuna fonte che parla della Galizia dal 1293 al 1347. Pensate, è incredibile, noi non abbiamo nessuna fonte che ci dice cosa succede in Galizia dal 1293 al 1347. Alla fine, nel 1347, noi sappiamo però che la Galizia viene incorporata nella Polonia, di cui seguirà le sorti per più di 4 secoli. L'aristocrazia della Galizia si integra nel tessuto cattolico della Polonia. Molti nobili si convertono al cattolicesimo, ma le classi popolari restano ortodosse. La città di Lviv, in italiano Leopoli, era destinata ad emergere all'interno della Grande Polonia, e ne parleremo in altre video lezioni. Secondo molti storici ucraini, la Volhynia-Galizia rappresenta la continuità ideale rispetto al Principato russo originario, però non tutti gli storici sono d'accordo su questo, e forse molti ucraini che attualmente non abitano in Volhynia-Galizia non sono molto d'accordo su questo, ovviamente. Comunque il declino della Galizia rinforza ulteriormente la Lituania. La maggior parte dei sudditi dei duchi di Lituania, attenzione, erano russi, ma l'elemento russo non riuscì mai a diventare dominante, tant'è vero che i lituani restarono pagani fino alla fine del XIV secolo, e quando si convertirono al cristianesimo scelsero il cattolicesimo, non il cristianesimo ortodosso orientale. Attenzione, la Lituania non divenne mai uno stato russo. Per questo motivo la storia della Lituania non va studiata all'interno della storia della Russia, ma semmai insieme alla storia della Polonia, con cui si unirà alla fine del Trecento. E quindi nel Trecento il territorio della Lituania diviene veramente vastissimo, tanto da comprendere la Russia bianca e la maggior parte dell'attuale Ucraina, tranne la Galizia che, come abbiamo visto, va alla Polonia. In seguito la confederazione, l'unione tra Lituania e Polonia, riuscirà a conquistare anche molti territori dell'Ucraina orientale. Per questo la storia dell'Ucraina, a partire dalla fine del Trecento, e questo è molto importante, va studiata all'interno della storia della Lituania, e della Lituania e della Polonia, che poi si uniscono nel 1386. La Lituania, pensate, arriva a sottomettere anche città lontanissime nella grande Russia, come
Tula oppure Orel, che io ho già citato nella video lezione scorsa. Come abbiamo già detto, il declino politico e militare di Kiev e della Rus è strettamente intrecciato al declino economico. Ne abbiamo già parlato anche in questo caso nella scorsa video lezione. Nuove grandi vie commerciali si erano aperte altrove, ad esempio nel Basso Don, e non riguardavano più la Rus. Nei principati Rus, pensate, già a partire dall'undicesimo secolo, noi abbiamo le prove di una forte mancanza di metallo prezioso, e questo era molto grave per un popolo di mercanti. In realtà, dopo il disfacimento della Galizia, l'unico territorio russo che mantiene una grande importanza economica nei secoli XIII, XIV, XV è ovviamente Novgorod, che diventa potentissima. Novgorod, la metropoli del nord. Novgorod commerciava con i mercanti del Mar Baltico, che all'inizio erano tedeschi, vi ricordate le città della Lega Anseatica, dell'Ansa Germanica, poi ai mercanti tedeschi si affiancarono, sostituirono prima i mercanti fiamminghi, poi i mercanti inglesi. Il Mar Baltico era un centro di commercio molto importante. Novgorod si diede ben presto una forma repubblicana, ma parleremo di Novgorod, della sua ascesa e della sua conquista da parte di Mosca nelle video lezioni sulla storia della Russia, perché Novgorod appunto appartiene alla storia della Russia. Ora vorrei solo mettere in evidenza una cosa: il fatto che Novgorod, pur essendo un principato russo, non riuscì mai a identificarsi con nessun ramo della dinastia di Volodymyr il Santo. Quando qualcuno di loro conquistava il trono, non riusciva a mettere radici. Novgorod lo considerava uno straniero e lo scacciava. Quindi Novgorod, attenzione, è sempre rimasta ai margini dello spazio politico e culturale del Principato di Kiev. Anche per questo motivo Novgorod, sin dal 1226, inizia a costituirsi come una repubblica e quindi una forma di governo differente da tutte le altre città della Rus. Parliamo ora dell'organizzazione ecclesiastica nella Rus. La chiesa di Kiev era importantissima sul piano culturale, però dipendeva dall'autorità civile, non aveva molto potere. I metropoliti di Kiev erano sempre greci, perché Kiev dipendeva da Costantinopoli. Questo assicurava loro una condizione di indipendenza nei confronti dei principi russi. L'importanza economica della Chiesa aumentava man mano che si estendeva la proprietà terriera ecclesiastica. Con l'occupazione dei tatari, non soltanto i cristiani in Rus godettero di tolleranza religiosa, perché i tatari riconoscevano un potere sovrannaturale anche alle altre religioni e quindi anche al cristianesimo, ma la Chiesa ottenne numerosi privilegi. Lo so che può sembrare significativo, la Chiesa in Rus diventa sempre più ricca, sempre più potente, proprio grazie ai tatari, cioè proprio in seguito all'occupazione da parte dei tatari. Il clero cristiano era invitato dai tatari a pregare per il Khan, per il loro Khan, e divenne un ceto separato. Il clero ottiene l'esenzione delle imposte e l'immunità da ogni giurisdizione secolare. Così la Chiesa diventa indipendente, libera e molto ricca. Il metropolita non era più considerato un suddito del principe, ma anzi un potere equivalente a quello del principe, almeno fino a metà del XV secolo, quando comunque il principe ridivenne più importante del metropolita. I metropoliti continuarono a risiedere a Kiev anche dopo la sua distruzione. Poi però si spostarono a Vladimir nel 1300, forse Vladimir del Nord, Vladimir sul Klasma, che abbiamo nominato nelle precedenti video lezioni. Possiamo chiamarla Vladimir secondo la forma russa e non Volodymyr secondo la forma ucraina. Perché? Perché Vladimir attualmente fa parte
della Russia. Comunque il primo metropolita russo e non greco di nascita scelse come propria sede Mosca nel 1322, Mosca che all'epoca era una città secondaria. In realtà solamente nel XIV secolo Mosca diventerà sede ufficiale del metropolita. Tuttavia il fatto che il metropolita fosse diventato suddito del Khan dei Tatari, come il principe di Mosca in fondo, spinse le diocesi occidentali, come quella del Regno di Galizia, a liberarsi della sua autorità, cosa che dopo molti tentativi avverrà nel 1458. Il passaggio di molti principati Rus alla Lituania è favorito dal fatto che in fondo gli stessi Rus stavano iniziando a considerare la forte Lituania, che aveva sconfitto i Tatari, come l'unica salvezza. Capite? I Rus pensano che sia meglio essere inglobati dalla Lituania piuttosto che essere sottomessi ai Tatari. Vedono in fondo lo Stato lituano come qualcosa che è in continuità con i principati Rus, che eredita in qualche modo la Rus. Così Polotsk si unisce alla Lituania nel 1307 e Vitebsk poco dopo. I lituani spesso non devono neanche combattere più di tanto, perché come ho detto, alcuni principati Rus spontaneamente si uniscono alla Lituania per sfuggire al dominio dei Tatari. La regione di Brest viene conquistata dai lituani nel 1315 e poco dopo viene conquistata anche Minsk. In questi anni sul trono di Lituania c'è un principe molto importante, Gedimino in italiano, in lingua originale si legge in lituano, più o meno si chiama Gedimnas, non so se la mia pronuncia è esatta. Gedimnas è un principe molto importante che regna dal 1315 al 1341. Gedimnas Gedimino viene considerato dagli storici il fondatore della grande potenza lituana. In seguito alla vittoria sull'Irpen nel 1320, Gedimino sottomette Kiev e la sua regione. Si tratta ovviamente di un evento importantissimo. Come sappiamo, Kiev aveva perso la sua importanza, la capitale del Principato Rus era stata spostata a nord, era stata spostata a Vladimir. Comunque è una città che resta di grandissima importanza simbolica, Kiev, e quindi Gedimino così aveva sottomesso tutta la Russia bianca e una parte dell'Ucraina. Ora bisogna dire e bisogna capire una cosa molto importante: la Lituania, abbiamo visto, subentra al ruolo che era stato del Principato di Kiev, non Mosca. La Lituania, attenzione, Kiev e l'Ucraina entrano a far parte della Lituania, non della Moscovia. L'Ucraina resta separata da Mosca ed è estranea a Mosca per molti secoli. L'Ucraina avrà una storia separata da Mosca, ma non solo, l'Ucraina è separata da Mosca anche da un punto di vista etnico, parzialmente, e dal punto di vista delle idee politiche, totalmente. Da un lato le regioni occidentali della Russia, della Rus, dove sorgeranno Ucraina e Bielorussia, subiranno il controllo e le influenze europee e cattoliche attraverso lituani e polacchi. Dall'altro il territorio dei grandi russi, che poi diventerà Moscovia e l'attuale Russia, non avrà connessione con l'Occidente e sarà fortemente influenzato dall'impero bizantino, dall'impero mongolo e successivamente dal Khanato dell'Orda d'Oro, che sapete è una delle parti in cui si divide l'impero mongolo. Quindi ucraini e bielorussi da una parte e moscoviti dall'altra saranno inseriti in sfere politico-culturali distinte e spesso contrapposte. Lituania e Bielorussia guarderanno a ovest, Mosca guarderà a est. Per unire tutta la Russia occidentale non restava alla Lituania che conquistare la Volinia e la Galizia,
che costituivano la Russia rossa o Rutenia. Questo avviene in seguito a una complicata guerra di successione. Il figlio di Gedimino, il nuovo principe di Lituania, Liubartas, chiamato anche Liubar, giustifica i suoi diritti sulla Volinia e sulla Galizia perché ha sposato la figlia dell'ultimo principe di Volinia-Galizia. Dopo alterne vicende, quindi Liubartas occupa la Volinia nel 1340. Mentre Casimiro III, re di Polonia, imparentato anche lui con l'ultimo principe Yuri di Volinia-Galizia, invade la Galizia. Scoppia quindi una lunga guerra civile tra Polonia e Lituania. Alla fine, nel 1352 e poi definitivamente nel 1366, è la pace definitiva, si giunge a questo accordo, a questa pace. La Polonia si tiene la Galizia, mentre la Volinia va alla Lituania, al nuovo principe di Lituania che si chiama Algirdas, così si scrive Algirdas, si legge Algirdas, si chiama anche Olgierd in Lituania. Poco prima, nel 1363, Algirdas era riuscito a rovesciare il Khan dei Tatari di Podolia e poté inglobare sia la Podolia sia tutta la parte restante dell'Ucraina, scacciando i Tatari in Crimea e arrivando fino al Mar Nero. Quindi vedete la forza, la potenza dello Stato lituano che riesce a sconfiggere così a fondo i potenti tatari. Casimiro III di Polonia si comporta saggiamente con la Galizia. Lui, cattolico, concede la completa tolleranza alla Chiesa ortodossa, concede agli antichi principati rus che ora sono passati alla Polonia una certa indipendenza e dà anche un ruolo politico ai nobili boiari rus. Nel 1367 a Lviv, che in italiano si chiama anche Leopoli, la città preferita di Casimiro, viene prima fondato un vescovado armeno e poi un arcivescovado. In altre città furono fondati vescovadi. Così Casimiro inizia a sostenere la diffusione della Chiesa cattolica in Galizia. Inoltre favorisce la colonizzazione polacca in Galizia, così riesce a legare in maniera pacifica la provincia ucraina della Galizia alla Polonia. Leopoli e la Galizia, come vedremo in seguito, emergeranno all'interno della grande Polonia del Rinascimento. Anche la Lituania fu molto tollerante nei confronti delle popolazioni russe conquistate, che, come ho detto, spesso accettarono di buon grado questo dominio. La Lituania e la Polonia, questo è molto importante, si unificano dinasticamente nel 1386. Si unificano sotto un unico re a seguito del trattato dell'Unione di Crevo con la K, avvenuta l'anno prima, nel 1385. Questo unico re è un re di Lituania che diventa anche re di Polonia ed è Ladislao II Jagellone. Ladislao in realtà in lingua lituana si chiamava originariamente Jogaila, ma Jogaila vuol dire appunto Jagellone. Lui era figlio di Algirdas, che abbiamo visto prima, il principe lituano Algirdas, e aveva sposato la principessa polacca Edwige, che in polacco si chiama Jadwiga. Questa principessa polacca, Edwige d'Angiò, era figlia dell'ultimo re polacco, Luigi I d'Angiò, che appunto era morto senza eredi maschi. Adesso la Lituania e la Polonia si uniscono sotto un unico sovrano, appunto il lituano Ladislao II Jagellone. Nel 1387 Ladislao II Jagellone
riconquista la Galizia. Ma come? Non abbiamo detto che l'ha già conquistata? Sì, è vero, però in precedenza era successo nel 1370 che la Galizia era passata all'Ungheria, giacché il precedente re di Polonia, Luigi I d'Angiò, che abbiamo già detto è il padre di Edvige, oltre che essere re di Polonia era anche re d'Ungheria, capite? Quindi aveva spostato la Galizia dalla Polonia all'Ungheria. Adesso Ladislao II Jagellone riconquista definitivamente la Galizia nel 1387. Quindi lo ripetiamo, la maggior parte dei territori che costituiscono oggi l'Ucraina passano alla Lituania-Polonia con il trattino, si forma la confederazione lituano-polacca. Nel 1387 tutti quanti, secondo altre fonti, il passaggio della Galizia alla Polonia sarebbe stato ufficializzato invece 2 anni dopo, nel 1389, ma non importa, 1387 o 1389, il finale è il medesimo. Per alcuni secoli la storia dell'Ucraina andrà illustrata all'interno della storia della Polonia. Ed è quello che io farò a partire dalla prossima video lezione. Continuate a seguirmi, continuate a seguire questa avvincente storia poco conosciuta, la storia dell'Ucraina. Arrivederci. Grazie a tutti.